In Italia ogni città ha una piazza e spesso ne ha molte. Anche il paese più piccolo, con poche centinaia di abitanti, ha la sua piazza. La piazza è uno spazio aperto, nel centro, circondato da palazzi, negozi e chiese. Al centro della piazza c'è spesso una fontana o una statua. Una fontana è una costruzione di pietra con acqua che scende. Una statua è una figura di pietra o di metallo che ricorda una persona importante. In italiano ci sono più parole per questi spazi aperti: piazza, piazzetta, piazzale. La piazzetta è una piazza piccola e il piazzale è uno spazio grande, spesso con le automobili. Gli italiani chiamano la piazza il salotto della città. Il salotto è la stanza della casa dove riceviamo gli ospiti e parliamo con gli amici. La piazza è come un salotto, ma è all'aperto e appartiene a tutti. Lì le persone si incontrano, chiacchierano, prendono un caffè e guardano la vita che passa. Ma perché le città italiane sono costruite quasi sempre intorno a una piazza? E perché la piazza è ancora oggi così importante per la vita sociale? Per rispondere, dobbiamo fare un viaggio nel tempo. Partiamo dall'epoca più antica e arriviamo passo dopo passo fino a oggi. La storia comincia più di 2000 anni fa, con gli antichi romani. I romani hanno costruito molte città in Italia e in tutta Europa. Le città romane avevano strade dritte e ordinate, come una griglia. Al centro della città c'era uno spazio aperto molto importante, il foro. Il foro era il cuore della città romana. Nel foro c'era il mercato e le persone compravano e vendevano cibo, stoffe e animali. Intorno al foro c'erano anche molti negozi piccoli. Nel foro c'erano anche i templi, cioè i luoghi sacri dedicati agli dei. E c'erano gli edifici pubblici, dove gli uomini discutevano le leggi e facevano politica. Così nel foro succedeva tutto: il commercio, la religione e la politica. I cittadini andavano al foro per fare la spesa, ma anche per ascoltare le notizie. Chi voleva parlare al popolo saliva su un punto alto e parlava a voce alta. A Roma, il Foro Romano esiste ancora e ogni anno milioni di turisti lo visitano. Oggi vediamo le rovine, cioè i resti antichi delle colonne e dei templi. Ma con un po' di fantasia possiamo immaginare la vita di 2000 anni fa. Sempre a Roma, gli antichi romani hanno costruito anche uno stadio per le corse degli atleti. Ricordate questo stadio? Tornerà più avanti nella nostra storia. Il Foro Romano è il primo modello della piazza italiana. L'idea è semplice: una città ha bisogno di un centro comune, aperto a tutti. Questa idea non è mai morta ed è arrivata fino a noi. Dopo la caduta dell'Impero Romano, molte città sono diventate piccole e povere. Per secoli la vita è stata difficile e il commercio è quasi sparito. Ma nel Medioevo, circa 1000 anni fa, le città italiane sono rinate. Il Medioevo è il lungo periodo storico tra l'anno 500 e l'anno 1500 circa. In quel periodo, molte città del centro e del nord Italia sono diventate libere e ricche. Queste città si chiamavano comuni e i cittadini decidevano insieme le regole. Ogni comune ha costruito il suo centro intorno a una o più piazze. La piazza medievale era prima di tutto il luogo del mercato. I contadini arrivavano dalla campagna e vendevano frutta, verdura, uova e formaggi. Gli artigiani vendevano scarpe, vestiti, pentole e oggetti di legno. L'artigiano è una persona che fa oggetti con le mani, nel suo piccolo laboratorio. Il giorno del mercato la piazza era piena di banchi, di voci e di colori.
Ma la piazza era anche il luogo delle notizie. Non c'erano i giornali, non c'era la televisione, non c'era internet. Le persone andavano in piazza per sapere le novità della città e del mondo. Anche i mercanti stranieri arrivavano in piazza, con prodotti nuovi e notizie da paesi lontani. Quando c'era una decisione importante, una campana suonava forte. I cittadini sentivano la campana e correvano in piazza per ascoltare. In piazza si facevano anche le feste, i giochi e le cerimonie pubbliche. La piazza era davvero la casa comune di tutti i cittadini. Con il tempo, nelle città italiane sono nati 3 tipi classici di piazza. Il primo tipo è la piazza religiosa, cioè la piazza davanti alla chiesa principale. La chiesa più importante della città si chiama Duomo o Cattedrale. Davanti al Duomo c'è quasi sempre una grande piazza aperta. Questa piazza serviva per le feste religiose e per le processioni. La processione è un cammino lento di persone che pregano insieme per le strade. La domenica le famiglie andavano alla missa e poi restavano in piazza a parlare. Il secondo tipo è la piazza civica, cioè la piazza del governo della città. Qui si trova il municipio, il palazzo dove lavora il sindaco. Il sindaco è la persona che guida la città. Spesso il palazzo del comune ha una torre alta, con un orologio e una campana. La torre alta mostrava a tutti la forza e la ricchezza della città. Nella piazza civica i cittadini si riunivano per le decisioni importanti. Il terzo tipo è la piazza commerciale, cioè la piazza del mercato. Qui i cittadini compravano e vendevano ogni cosa, proprio come nel Foro Romano. In molte città italiane queste piazze esistono ancora e hanno nomi molto chiari. Ci sono piazze che si chiamano Piazza del Duomo, Piazza del Comune o Piazza del Mercato. In alcune città c'è Piazza delle Erbe. Le erbe erano le verdure fresche del mercato. Nei paesi piccoli una sola piazza aveva spesso tutte e 3 le funzioni insieme. Nelle città grandi, invece, le 3 piazze erano separate ma vicine. Per questo oggi possiamo leggere la storia di una città nei nomi delle sue piazze. Alcune piazze nate nel Medioevo sono oggi famose in tutto il mondo. A Siena, in Toscana, c'è Piazza del Campo. Questa piazza ha una forma curva, come una grande conchiglia, e scende dolcemente verso il centro. 2 volte ogni estate, a Siena, c'è una corsa di cavalli molto antica, il Palio. I cavalli corrono intorno alla piazza e migliaia di persone guardano dal centro. A Bologna c'è Piazza Maggiore, con il grande palazzo del comune e una basilica enorme. A Venezia c'è Piazza San Marco, forse la piazza più elegante d'Italia. Piazza San Marco è vicina all'acqua e ha una chiesa dorata e un campanile altissimo. Il campanile è la torre della chiesa, con le campane in alto. Ogni piazza famosa ha la sua storia, ma anche le piazze sconosciute sono piene di vita. In queste piazze antiche camminiamo oggi sulle stesse pietre dei mercanti del Medioevo. Dopo il Medioevo, tra il 1400 e il 1600, è arrivato il Rinascimento. Il Rinascimento è stato un periodo di grande arte in tutta Italia. Gli architetti hanno cominciato a disegnare le piazze come vere opere d'arte. Cercavano forme regolari, palazzi eleganti e spazi ordinati e armoniosi. La piazza non era più solo utile, doveva anche essere bella. Poi, nel 1600, è arrivata l'arte barocca, piena di movimento e di decorazioni. In quel periodo le piazze si sono riempite di fontane spettacolari e di statue. A Roma, per esempio, c'è Piazza Navona, con 3 fontane meravigliose. Piazza Navona ha una forma lunga e stretta. Il motivo è antico.
La piazza è nata sopra lo stadio romano delle corse. Ricordate, ne abbiamo parlato all'inizio del nostro viaggio. 2000 anni fa lì correvano gli atleti e oggi lì passeggiano famiglie e turisti. Anche le piazze più belle e artistiche sono rimaste luoghi di vita quotidiana. Fino a qui abbiamo parlato delle grandi città, ma l'Italia è fatta soprattutto di paesi. Il paese è un centro piccolo, con pochi abitanti, spesso in campagna o in montagna. Anche il paese più piccolo ha la sua piazza e quella piazza è il suo cuore. Gli italiani dicono semplicemente la piazza del paese. Nella piazza del paese ci sono la chiesa, il bar e spesso una fontana. Il bar della piazza è aperto tutto il giorno, dalla mattina alla sera. Accanto alla chiesa c'è il municipio e di fronte c'è il negozio di alimentari. Tutto è vicino, in 2 minuti a piedi trovi tutto quello che serve. Nella piazza del paese si incontrano tutte le generazioni. Gli anziani si siedono sulla panchina e guardano le persone che passano. La panchina è il sedile lungo, di legno o di pietra, per 2 o 3 persone. Gli anziani parlano del tempo, dei ricordi e delle notizie del paese. I ragazzi si incontrano in piazza dopo la scuola, con la bicicletta o il motorino. Le mamme e i papà si fermano a parlare della scuola e del lavoro. In piazza tutti conoscono tutti, e questo è bello, ma a volte è anche difficile. Se cerchi una persona e non sai dov'è, puoi semplicemente aspettare in piazza. Prima o poi quella persona passa di lì, quasi sicuramente. D'estate, nella piazza del paese, le sere sono lunghe e piene di voci. In inverno la piazza è più silenziosa, ma il bar resta sempre aperto. La piazza del paese è una grande casa comune, senza porte e senza tetto. C'è poi un'abitudine italiana molto amata, legata alla piazza: la passeggiata. La passeggiata è un giro a piedi, lento e tranquillo, senza una vera destinazione. Le persone non camminano per arrivare in un posto, camminano per il piacere di camminare. La passeggiata più famosa è quella della domenica pomeriggio. La domenica le famiglie si vestono bene ed escono di casa dopo il pranzo. Camminano piano nel centro storico e guardano le vetrine dei negozi. La vetrina è il grande vetro del negozio, dove sono esposti i prodotti. Ogni pochi metri qualcuno incontra un amico e si ferma a salutare. Per questo la passeggiata italiana è molto lenta. Si cammina e si parla. Il percorso finisce quasi sempre nella piazza principale. In piazza le persone si fermano, parlano, ridono e spesso comprano un gelato. Molti si siedono ai tavolini del bar e restano lì per ore. Camminare in piazza la domenica non serve per andare da qualche parte. Serve per vedere gli altri e per essere visti. È un momento sociale. Questa abitudine passa di generazione in generazione, dai nonni ai nipoti. E oggi, come vivono gli italiani le loro piazze? Le piazze sono ancora piene di vita, ma la vita è un po' cambiata. In molte città italiane il centro storico è diventato una zona pedonale. Zona pedonale significa che le automobili non possono entrare. Lo spazio è solo per le persone. Così in piazza si cammina tranquilli, senza rumore di motori e senza pericoli. Intorno alla piazza ci sono i bar con i tavolini all'aperto. Bere un caffè seduti in piazza è un piccolo piacere quotidiano per milioni di italiani. La mattina gli anziani leggono il giornale al sole davanti a un caffè. A mezzogiorno gli impiegati escono dagli uffici e mangiano un panino sui gradini. I gradini sono gli scalini di pietra davanti alla chiesa o alla fontana. Il pomeriggio i bambini corrono e giocano, mentre i genitori li guardano dai tavolini.
La sera i giovani si incontrano in piazza per l'aperitivo. L'aperitivo è una bevanda con qualche cosa da mangiare, prima della cena. D'estate la piazza vive anche di notte, perché l'aria è fresca e piacevole. Molti comuni organizzano in piazza concerti, spettacoli di teatro e cinema all'aperto. Le persone portano le sedie da casa o si siedono sui gradini. In molte piazze c'è ancora il mercato settimanale, una volta alla settimana. Sui banchi ci sono frutta, verdura, formaggi, vestiti e scarpe. Il giorno del mercato la piazza torna a essere quella del Medioevo, piena di voci e di profumi. Nelle feste importanti la piazza diventa ancora di più il centro della vita. A dicembre in molte piazze ci sono l'albero di Natale e il mercatino natalizio. In estate ci sono le feste del paese, con musica, balli e cibo per tutti. Anche in autunno ci sono feste in piazza, per esempio la festa della castagna. Quando la squadra nazionale di calcio vince, gli italiani corrono in piazza a festeggiare. E quando i cittadini vogliono protestare, si riuniscono sempre in piazza. Nei momenti felici e nei momenti difficili, gli italiani si ritrovano sempre lì. Anche nelle città moderne, gli architetti costruiscono nuove piazze. Le persone chiedono spazi senza automobili, con alberi, panchine e luoghi per i bambini. Adesso immaginate di visitare una città italiana per la prima volta. Arrivate nella piazza principale e vi guardate intorno con calma. Al centro vedete forse una fontana, con l'acqua fresca che scende nella vasca di pietra. Una volta le persone prendevano l'acqua da bere proprio da quella fontana. Vicino alla fontana c'è forse una statua di un re, di un artista o di un eroe. Da un lato della piazza vedete la chiesa, con la sua facciata decorata. La facciata è la parete principale di un edificio, quella che guarda la piazza. Dall'altro lato vedete il municipio, con la bandiera italiana e la bandiera della città. Tutto intorno ci sono i portici, i negozi e i bar. I portici sono passaggi coperti, con colonne, dove si cammina protetti dalla pioggia e dal sole. Sotto i portici le persone passeggiano con calma anche quando il tempo è brutto. Ogni elemento della piazza racconta una parte della storia della città. Se volete capire una città italiana, non cominciate dal museo. Cominciate dalla piazza, la mattina presto, quando i bar aprono. Sentite il profumo del caffè e dei cornetti caldi. Guardate le persone che attraversano la piazza per andare al lavoro. Tornate poi nel pomeriggio, quando la piazza si riempie di voci. E tornate ancora la sera, quando le luci si accendono sui palazzi antichi. La stessa piazza sembra diversa 3 volte in un giorno. Sedetevi a un tavolino, ordinate qualcosa e restate lì senza fretta. Nessuno ha fretta. In Italia stare in piazza è un modo normale di passare il tempo. Alla fine del nostro viaggio possiamo rispondere alla domanda dell'inizio. Perché le città italiane sono costruite intorno alle piazze? Perché la piazza risponde a un bisogno umano molto profondo: stare insieme. Dal foro romano al mercato medievale fino ai tavolini di oggi, l'idea non è cambiata. Una città non è fatta solo di case, di strade e di automobili. Una città è fatta di persone che si incontrano e parlano. La piazza è lo spazio che rende possibile questo incontro, ogni giorno, gratis, per tutti. Per questo la piazza è il vero salotto degli italiani, aperto, rumoroso e pieno di vita. Quale piazza italiana ti piace di più? Scrivilo nei commenti.